Ciao a tutti, oggi vediamo un altro componente della famiglia Buds 6 di Xiaomi e sto parlando della versione Lite che differisce dalle Active che abbiamo visto un paio di settimane fa per via del fatto che queste sono delle in-ear classiche con gommino, mentre le altre erano delle semi-open. Vedremo pertanto in cosa differiscono, anche se a livello di specifiche tecniche sono piuttosto simili. Questa variante Lite implementa il Bluetooth 5.3 ed è disponibile nelle medesime varianti di colore. Io per l'occasione ho scelto sempre l'azzurro così da poterle confrontare al meglio. Vediamo quindi brevemente cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. La confezione è la solita di tutti i prodotti Redmi, di cartoncino e con alcuni scomparti che contengono nell'ordine. La confezione con gli auricolari all'interno, 2 ulteriori coppie di gommini taglia S ed L e il manuale utente in 17 lingue, italiano compreso. Come avrete notato non è presente il cavo di ricarica, per cui dovrete averne uno voi a disposizione. La custodia è di 5,6 x 5,5 x 2,6 cm ed ha delle forme che ormai siamo abituati a vedere, molto arrotondate e piuttosto piacevoli da tenere in mano. Non ci sono particolari elementi distintivi, abbiamo difatti il LED bianco nella parte frontale e la porta di ricarica USB-C e il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento in quella inferiore. Nella parte posteriore non c'è nulla tranne la scritta Redmi, ma voglio segnalarvi come la custodia sembri in parte traslucida. È ricoperta infatti da un materiale plastico semitrasparente che si nota soprattutto dove si appoggia il coperchio e che forma questa sottile linea più chiara. Il coperchio e la costruzione in generale sono buone, la cerniera infatti non ha giochi orizzontali e oppone una certa resistenza, segno che è di qualità. Anche gli accoppiamenti sono buoni, soprattutto se consideriamo l'esiguo costo di questi auricolari. Le plastiche infine sono per lo più opache anche all'interno, tranne gli incavi per gli auricolari che invece sono lucidi. Tutto questo per un peso totale di poco superiore ai 47 grammi che ne facilita anche il trasporto. L'auricolare, come dicevo in apertura, ha la ormai consueta forma delle in-ear a bastoncino corto. Anche questa versione, come le Active, presenta sul dorso del bastoncino una sottile striscia che però qui è opaca, mentre ricorderete come nelle Active fosse trasparente. L'area touch si trova sulla sommità del bastoncino, in quest'area leggermente più scura che spero si possa apprezzare in video. La capsula ha dimensioni nella media e una forma ovale invece che a goccia. Questo potrebbe facilitare l'uso a chi ha orecchie più piccole, proprio perché le dimensioni nella parte iniziale dell'ovale sono più contenute rispetto alla forma a goccia che è di solito più larga e tende poi a rastremarsi verso il canale auricolare. Questa versione Lite non ha il sensore di prossimità ma integra 2 microfoni. Il primo è posto sulla capsula vicino all'ugello, mentre il secondo è posto in prossimità di queste aperture verso il fondo del bastoncino vicino ai pin per la ricarica che facilitano anche il passaggio dell'aria e dovrebbero aiutare a contrastare venti fino a 6 metri al secondo. L'apertura in testa alla capsula invece serve esclusivamente per il passaggio dell'aria mossa dal driver. Infine, se rimuoviamo il gommino vediamo come sia presente una retina a protezione dell'ugello da polvere e sporco, mentre il gommino invece non ne è provvisto. Rispetto alla versione Active che pesava 3,8 grammi, qui abbiamo un auricolare con un peso leggermente maggiore di 4,3 grammi. Questo 0,5 in più è dato dalla diversa forma più chiusa e dal gommino che ne fanno aumentare il peso di conseguenza. La sensazione quando le indossiamo però non cambia, nel senso che sono comode e anzi, a mio parere, anche meglio rispetto alle Active, perché queste rimangono più ancorate in posizione rispetto alle altre che avevano bisogno di qualche micro aggiustamento, oppure rischiavano di muoversi più facilmente. Le forme arrotondate e morbide fanno in modo che il comfort sia generalmente alto e che possano essere tenute in posizione anche per diverse ore senza accusare fastidi. Certo, si tratta pur sempre di avere qualcosa nell'orecchio con un certo peso, ma sono fatte bene, non disturbano e non generano troppa pressione nel canale. Inoltre potete portarle con voi anche durante una corsa al parco, prima di tutto perché si muovono di meno, ma poi anche perché sono certificate IP54. E qui una stranezza, perché le Active, che sarebbero pensate appunto per l'attività fisica, hanno una protezione minore IPX4, quindi solo schizzi d'acqua, mentre queste con IP54 sono protette anche contro la polvere. Vai a capire perché.
L'applicazione Xiaomi Earbuds, come per la variante Active, consente di configurare e gestire questi auricolari sia su Android che su iOS, che ripeto non essere una cosa scontata. Le informazioni che troviamo nella schermata principale sono le solite. Abbiamo il livello di carica degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. La possibilità di trovare gli auricolari, di aggiornare il firmware e di rinominare gli auricolari. Voglio soffermarmi sulle modalità di equalizzazione del suono, che sono 4, per enfatizzare i bassi, gli alti o la voce, più una personalizzata. Da non credere invece è la funzione di riduzione dei rumori. Possiamo infatti abilitare la cancellazione del rumore o la modalità trasparenza, ma non abbiamo livelli a disposizione. Possiamo solo metterle su on o disattivarle. Capiremo poi a breve come performa la cancellazione del rumore su auricolari di fascia bassa come queste Lite. Circa i comandi touch notiamo subito che il tocco singolo è disabilitato, mentre il doppio tocco è impostato su entrambi gli auricolari sul comando di play e pausa. Abbiamo infine il triplo tocco impostato sul brano successivo e il tocco prolungato che attiva la cancellazione del rumore. Possiamo, o dovrei dire dobbiamo, modificare la configurazione standard attraverso gli altri comandi messi a disposizione e che non variano in base all'azione. Possiamo selezionare la gestione delle tracce, quella del volume o la riproduzione. Solo il tocco prolungato consente eventualmente di abilitare l'assistente vocale, oltre alla gestione dell'ANC o della trasparenza. Diversamente dalla versione Active non ci sono opzioni per scattare foto, ad esempio, o comunque comandi appositi per chi ha un dispositivo con HyperOS di Xiaomi. Questo forse per la differente versione del Bluetooth, che qui è la 5.3, mentre nelle Active è la 5.4. Sono tante le differenze tra le Lite e le Active. Queste infatti hanno un driver più piccolo da 12,4 mm contro i 14,2 mm delle Active, ma qui a livello di performance siamo su un altro livello grazie al fatto che per fortuna abbiamo a disposizione il codec AAC. Ricordo che le Active avevano solo il codec SBC a disposizione e difatti la resa sonora era piuttosto scarsa. Qui invece, come dicevo, siamo su un altro livello, sicuramente migliore e più appagante, dovuto anche ai gommini che aiutano ad isolare dai rumori esterni e quindi, anche se di poco, aiutano nella resa generale. Stiamo sempre parlando di auricolari economici, che però non sono niente male se mettiamo in relazione il costo, appunto, con le prestazioni generali. I bassi si sentono, la copertura degli strumenti musicali è più che sufficiente e le voci vengono riprodotte piuttosto bene. Offrono in definitiva delle prestazioni adeguate per tutta una serie di usi e per una serie di utenti che non vogliono spendere molto, ma non vogliono nemmeno qualcosa di inascoltabile nelle orecchie. Ecco, tra questa versione e le Active, almeno a livello sonoro, penso si sia capito che cosa scegliere. Queste hanno una marcia in più. Se poi siete utenti alla ricerca di un sound ottimo, ecco, magari non vanno bene, perché qualche distorsione a volumi più alti è abbastanza evidente e quindi non farebbero per voi. Però è anche vero che a questo prezzo non c'è nulla di paragonabile, se non prodotti davvero scadenti che vi invito ad evitare come la peste. Tra tutti i brani che ho ascoltato con queste Buds Say Lite vi consiglio I Forgot to Be Your Lover dei Black Keys, perché è una traccia che a mio parere è in grado di farvi capire quali sono i pregi e anche i limiti del driver installato. Se volete condividere le vostre impressioni con tutta la community, sentitevi liberi di farlo attraverso i commenti al video. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Niente male queste Buds Say Lite, le prove microfono non mentono e i risultati sono di buon livello se consideriamo che i microfoni a disposizione sono soltanto 2 per auricolare. Ad ogni modo i rumori del traffico vengono attenuati bene e la nostra voce risulta sempre chiara. Un risultato questo sorprendente se consideriamo che questi auricolari appartengono alla fascia bassa del mercato. Avere a disposizione la soppressione del rumore è comunque un'arma in più che ci può tornare utile se decideremo di utilizzarle anche per chiamate vocali nel caos delle nostre città. Xiaomi dichiara una durata della singola ricarica di 7 ore con il volume impostato al 50% e il codec AAC.
Dai miei test, che come sempre conducono con il volume all'80%, risulta una durata massima di circa 6 ore e mezza, quindi un valore in linea con quanto dichiarato e tutto sommato non male se consideriamo di nuovo il prezzo di vendita. Il comportamento strano si verifica invece se abilitiamo la NC. Non ho idea a cosa possa essere dovuto, forse a una versione di firmware troppo energivora. Comunque con la NC abilitato ho visto scendere la batteria del 10% ogni 6-7 minuti circa, per una durata massima in queste condizioni di circa un'ora e mezza se va bene. Ripeto che secondo me c'è qualcosa da rivedere, perché se così fosse sarebbe davvero troppo poco. In chiamata invece riescono a stare sulle 4 ore, che è in linea per questa fascia di prodotti. La batteria è inclusa nella custodia di 480 mAh e facendo un rapido calcolo è in grado di garantire circa 4 ulteriori ricariche per una durata dichiarata di 38 ore che diventano però 33-34 effettive alla luce dei test condotti. Non supportano la ricarica wireless e visto il prezzo di vendita ci mancherebbe, fatemi dire, ma implementano invece quella rapida parziale che con 10 minuti garantisce almeno sulla carta 2 ore di riproduzione. Anche in questo caso un punto a favore che per carità non fa gridare al miracolo ma aiuta nella gestione quotidiana. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Ormai le avete capito, sono di un'altra pasta rispetto alle Active che dalla loro hanno solo il Bluetooth 5.4 ma perdono il confronto su tutta la linea con questa variante Lite. Queste ultime infatti hanno un codec a più alte prestazioni, la possibilità di attivare la soppressione del rumore che in alcuni casi aiuta e infine un driver più piccolo ma migliore sotto tutti i punti di vista. Se con le Active infatti mi ero domandato per quale motivo Xiaomi avesse scelto di metterle sul mercato, ecco, con le Lite invece una ragione c'è ed è quella di aggredire il mercato di fascia bassa con un prodotto per nulla sofisticato ma buono a sufficienza per una platea molto ampia. Inoltre il supporto ad entrambe le piattaforme Android ed iOS è un punto da non sottovalutare perché non è così scontato per degli auricolari che di listino costano 19,99 €. Difficilmente si potrà trovare di più allo stesso prezzo. Dunque i vantaggi sono tanti e ve li lascio riassunti qui di lato come di consueto insieme a quello che non mi è piaciuto che bisognerebbe migliorare, come ad esempio la dotazione in confezione. Inezie, poca roba fatemi dire, che mi fa indicare queste Redmi Buds 6 Lite come delle best buy. Sono loro quelle da acquistare in grado di offrire un rapporto prezzo-prestazioni molto alto. Chiaro è che se poi volete qualcosa di più per restare in ambito Xiaomi avete a disposizione la gamma Buds 5 che è su un livello superiore ma ad un costo quasi doppio nel migliore dei casi. A voi la scelta. Bene, anche per questa settimana è tutto e come sempre vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Tra i vari impegni familiari e lavorativi mi sono dimenticato di festeggiare con un contest il raggiungimento dei 2000 follower, che ormai è ampiamente superato e vi ringrazio davvero tanto. Vedrò di farmi perdonare in qualche modo magari per la fine dell'anno, devo studiare qualcosa per il primo compleanno del canale, ma vi terrò aggiornati. Nel frattempo vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto o se lo avete trovato utile e ad iscrivervi al canale per far crescere ancora di più la community e per fare in modo che possiate scambiarvi opinioni e commenti tra di voi. Ho in scaletta diversi prodotti molto interessanti, tra cui qualcosa di Bayer Dynamic e di Sennheiser e spero di non farvi attendere troppo, per cui, come sempre, alla prossima!